Un nuovo video sul narcisismo, nel quale cercherò di spiegare in una maniera un pochino più semplificata dei concetti in effetti molto complessi e che sono legati poi alla difficoltà di comprendere davvero e intercettare da un punto di vista clinico e professionale il narcisismo, benché poi sembri nell'esperienza quotidiana di vedere narcisismo molto più spesso di quello che invece è. Per cercare di spiegare questa cosa qui dovrò dare per scontati alcuni concetti un po' semplici. Mi perdonino le persone che magari non riescono a cogliere alcuni punti, al massimo mi possono scrivere, mi perdonino i colleghi se semplifico troppo alcuni concetti importanti della psicopatologia. All'inizio del secolo scorso si riconoscevano sostanzialmente due strutture di personalità, quella nevrotica e quella psicotica. La struttura nevrotica aveva avuto un blocco o un danno nel momento della risoluzione edipica, della fase edipica, per cui 5-6 anni, e per cui c'era un blocco in quel momento e le soluzioni per venirne a capo erano soluzioni di tipo nevrotico. D'altro canto c'era invece la struttura psicotica, dove il danno era pre-edipico in fase di risoluzione della fusionalità con il genitore, con la mamma in genere, diciamo col caregiver. La grande paura della struttura nevrotica era la castrazione, che essenzialmente risultava dalle pressioni del superio, che è quell'istanza psicologica che rimane al termine dell'Edipo, che è la cristallizzazione del complesso edipico, che è fatta, diciamo, dalle regole morali che abbiamo appreso dai genitori e che possono essere castranti in quanto estremamente severe. Il timore massimo della struttura psicotica è la frammentazione dell'io, cioè l'esplosione cioè la personalità, che la possiamo intendere come un guscio che ci divide fra l'esterno, il mondo esterno e quello che siamo noi, si frammenta, ed ecco perché lo psicotico, diciamo, è una persona che parla e si comporta come un bambino, perché non c'è un filtro fra il suo io e l'esterno, non c'è una regola, non c'è una forma, e ciò che c'è dentro si confonde con quello che c'è fuori, ciò che c'è fuori si confonde con quello che c'è dentro, detto in maniera molto semplice. Già nel 1800 in realtà si riconoscevano delle personalità al limite, cioè delle personalità anche con dei termini come eboiofrenia la personalità as if, come se, cioè delle persone che non erano né nevrotiche né psicotiche, e alcuni le definivano pseudopsicotiche. In realtà era un'organizzazione, non era una struttura, perché è molto più frastagliato, cioè per cui con dei limiti molto più imprecisi rispetto alla struttura nevrotica e alla struttura psicotica, un'organizzazione che poi fu definita borderline, organizzazione di personalità. Non stiamo parlando del disturbo di personalità come poi fu in qualche modo categorizzato successivamente. All'interno di questa organizzazione borderline, che non era né del tutto nevrotica né del tutto psicotica, e in cui si riconosceva che nasceva fondamentalmente in una fase cioè pre-edipica, ma post fase psicotica, cioè per cui il trauma dello psicotico era in una fase molto precoce, il trauma del nevrotico era in una fase edipica, il trauma di questa organizzazione borderline era in una fase intermedia, in cui c'erano già degli elementi edipici ma non del tutto risolti e formati, non c'era più il pericolo di frammentazione totale dell'io, però c'erano ancora degli elementi di questo pericolo, eccetera. Una cosa a metà strada, molto più frastagliata. Si riconobbe in questa organizzazione borderline una grossa funzione, anche traumatizzata, delle relazioni oggettuali, cioè degli oggetti interni, cioè in pratica delle figure importanti per come erano state immagazzinate, introiettate, figure genitoriali, eccetera. E ci si accorgeva che queste persone passavano da forti idealizzazioni di queste figure o anche di un proprio ideale dell'io, per cui composizioni narcisistiche, a grosse svalutazioni di sé o degli altri. Allora, il concetto poi nello sviluppo, tagliando corto in qualche modo,
è che tutti i disturbi di personalità sostanzialmente rientrano in questa organizzazione borderline. Infatti, se noi pensiamo ai disturbi di personalità borderline, narcisistico, antisociale, schizoide e quindi schizotipico, che è una forma più bizzarra dello schizoide, evitante, dipendente, paranoide, sono tutti soggetti che si caratterizzano, anche il disturbo di personalità ossessivo-compulsivo, che non è la stessa cosa, è il disturbo ossessivo-compulsivo, sono tutti soggetti che si caratterizzano per meccanismi di difesa tendenzialmente proiettivi o con un carico di valutazione e svalutazione su di sé o con una proiezione di valutazione e svalutazione sugli altri e di appunto valutazione di oggetti interni, svalutazione, cioè sostanzialmente, allora il discorso è questo, che sostanzialmente tutti i disturbi di personalità sono poggiati su un continuum narcisistico che vanno da svalutazioni narcisistiche, come può essere quello della personalità dipendente, che non sente di avere nessuna qualità e che, come dire, si attende un magic helper, si attende che le qualità buone che non ha lui le abbia qualcun altro e quindi dipende dagli altri, a l'antisociale o il narcisista nelle sue forme più maligne che ha una totale identificazione con un io idealizzato e tutto ciò che è idealizzato viene proiettato al di fuori, svalutato e aggressivamente colpito. Ma tutti i disturbi di personalità poggiano su questo elemento narcisistico. Ecco perché in realtà cosa succede? Che spesso le persone confondono soggetti o li tacciano, come dire, con queste pseudodiagnosi, danno un'etichetta narcisistica, ma non sono di fronte a un narcisista, sono di fronte a una personalità che probabilmente rientra in questo grosso bacino delle organizzazioni borderline di personalità, che ripeto, non è il disturbo borderline di personalità, il quale è contenuto dentro questa organizzazione. Per cui la difficoltà sta proprio lì, cioè nel senso che ci sono quadri di personalità estremamente distanti dal narcisismo, per come è noto, che invece sono narcisiste. Lo schizoide, che è uno dei disturbi di personalità, fra l'altro più innocui, perché si tratta di persone molto ritirate, un po' apatiche, che fondamentalmente arrivano all'attenzione clinica rarissimamente, non danno fastidio a nessuno, se analizzati per quello che ne sa la scienza psicologica, psichiatrica, sono persone con delle enormi fantasie narcisistiche e di ripristino, per cui la loro natura sottostante narcisistica è molto espansa, è molto presente, però viene denegata e comunque sono persone isolate, molto poco dannose. Il narcisista puro invece è una persona più rapace, eccetera. Anche lì grossa confusione. Il borderline, che è una persona che shifta, che passa, ondeggia fra posizioni di idealizzazione e di svalutazione, spesse volte poi peraltro viene confuso col bipolare, che invece è un disturbo dell'umore, semplicemente perché in effetti come il bipolare può avere fasi di esaltazione maniacali e fase di svalutazioni in qualche modo depressive. Concludo ricordando che se per la struttura nevrotica la grande angoscia è quella di castrazione e per la struttura psicotica la grande angoscia è quella di frammentazione dell'io, per l'organizzazione borderline, e ivi compreso tutte le persone che ci sono dentro, per cui tutti i vari disturbi di personalità e altre cose, anche alcune forme di perversione sessuale, perché poi la perversione è una forma di risoluzione della personalità dell'organizzazione borderline. La grossa angoscia è quella abbandonica, cioè di essere abbandonato dall'oggetto di legame. La loro paura è perdere. Questo si vede molto nell'estremo della dipendenza, cioè la personalità dipendente teme sopra ogni cosa di perdere l'oggetto d'amore e quindi se lo perde, la volta che lo perde, ha delle depressioni anche molto pericolose, con fantasie suicidarie e sono molto drammatiche emotivamente. D'altra parte non è che il narcisista non ha queste paure, le nega in qualche modo, nega questo desiderio di legame. Anche lo schizoide, dietro questa cortina fumogena di assolutamente non necessità di nessuno, ha una profonda necessità di legame, anzi ha paura di essere totalmente fagocitato da questo legame,
e così anche il narcisista che, come dire, vampirizza la capacità di legame degli altri, di amore. Ecco, per cui in tutti questi soggetti che fanno parte di questa organizzazione, questa frastagliata organizzazione borderline, noi riconosciamo come angoscia principale l'angoscia dell'abbandono, un'angoscia depressiva sostanzialmente. Un argomento molto complesso, mi rendo conto. Chiunque volesse, non so, mi viene da consigliarvi un libro di Bergeret che studiai all'università, ma devo dire che è anche un libro proprio da persone che studiano queste cose, per cui un po' noioso, un po' complesso, che parla di psicopatologia, in cui viene illustrato molto meglio, in maniera molto più approfondita questo argomento, però ecco, spero di avervi fatto capire come mai l'argomento narcisismo è in realtà clinicamente, psicopatologicamente più complesso di quello che sembra da descrizioni un po' facilone, che in realtà non vanno a descrivere bene la patologia, il quadro psicopatologico del narcisismo, ma vanno a descrivere in una maniera un po' fumosa l'organizzazione borderline, che contiene vari tipi di personalità più o meno patologiche, più o meno compensate, e per cui insomma è un argomento che ha delle complessità. Se naturalmente voleste avere dei chiarimenti privati, contattatemi pure o chiedetemi una consulenza in studio o tramite Skype. Io vi saluto e al prossimo video. Ciao!